Un saluto a tutti gli appassionati e benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Planet Spin Podcast. Oggi ci immergiamo in un mondo che, conosciamo bene, quello delle acque dolci, per parlare di un predatore che è entrato nel cuore di tantissimi pescatori, il black bass, o come lo chiamiamo noi, il persico trota, o ancora meglio, il boccalone. L'idea di oggi è fare un'analisi un po' approfondita. Non ci fermeremo solo a esche e canne, ma partiremo proprio dalle sue origini, dalla sua biologia, per capire davvero chi abbiamo di fronte. Perché la convinzione qui a Planet Spin è sempre quella. Per pescare meglio un pesce devi prima conoscerlo, a fondo. È il punto fondamentale, secondo me. E con il bass è ancora più vero. Perché è un pesce che è pieno di sorprese. Non è solo un combattente spettacolare, che già basterebbe, ma ha una storia affascinante e un ruolo nelle nostre acque che è molto più complesso e per certi versi anche positivo di quanto si pensi. È quasi un immigrato che si è guadagnato la cittadinanza sul campo, diciamo così. Esatto. Immigrato, hai detto. E hai già lanciato la prima bomba. Sfatiamo subito il mito per chi magari ha ancora qualche dubbio. Il black bass non è un pesce italiano. No, assolutamente. La sua carta d'identità dice Nord America, senza dubbio. La specie che popola le nostre acque è il largemouth bass, il cui nome scientifico è Micropterus salmoides. Il suo arrivo qui da noi è datato, parliamo dell'ultimo ventennio dell'Ottocento. I primi documenti ufficiali, parlano di missioni nel 1898. Dove di preciso? Nei laghi di Monate e Comabbio, in Lombardia. E l'intento iniziale, pensa, era puramente alimentare. Cioè pensavano di farci una pesca professionale, tipo come con le trote o i coregoni. Mi sembra un po' un'idea strana conoscendo il carattere del bass. E infatti si rivelò un completo, totale errore di valutazione. Credevano di poterlo allevare, di pescarlo in modo intensivo con le reti, ma il bass è tutto tranne che un pesce da allevamento. Certo. Non si adatta, non cresce in modo prevedibile e con le reti è quasi impossibile da catturare in modo redditizio. Quindi quel progetto fallì, miseramente. Però poi la sua diffusione è esplosa. E qui entra in gioco quella che è quasi una leggenda, legata al secondo dopoguerra, giusto? Ah, la storia dei soldati americani? Esatto. È una storia fantastica, radicatissima tra i pescatori, specialmente nel centro Italia. Si narra che i militari americani di stanza qui, che erano grandi appassionati di pesca, sentissero una forte nostalgia del loro pesce simbolo. E così? Se lo sono fatti arrivare. Praticamente sì. In modo non sempre ufficiale, si fecero arrivare degli esemplari dagli Stati Uniti per popolare laghetti, cave e specchi d'acqua vicino alle loro basi. E questa cosa potrebbe avere anche delle basi, scientifiche, o è solo folklore? Potrebbe. Mancano le prove scritte, ovvio, ma c'è un'osservazione molto interessante che la supporta. I pescatori più esperti, quelli che hanno girato l'Italia, notano spesso una differenza. I bass del nord, che probabilmente discendono da quelle prime immissioni di fine Ottocento, Sì. hanno spesso una livrea molto scura, quasi nera. Quelli del centro, invece, sono di un verde più brillante, più americano, se vogliamo. Che affascinante. Potrebbe quindi dipendere da ceppi genetici diversi. Esatto, arrivati in momenti e da luoghi differenti. Incredibile. E parlando di identità, c'è un'altra questione che confonde sempre tutti. Perché lo chiamiamo persico trota? È un nome che non ha alcun senso. Non ne ha, per niente, ma spiega molto della mentalità dell'epoca. Persico è corretto, perché appartiene all'ordine dei perciformi. Ok, fin qui ci siamo. La parte sbagliata ovviamente è trota. Il suo nome scientifico, Salmoides, suona vagamente come salmone. Ah, Qualcuno, probabilmente per renderlo più nobile, più appetibile sul mercato, pensò bene di associarlo alla trota, che era già un pesce conosciuto, apprezzato. quindi una pura operazione di marketing in pratica? Esattamente. Geniale e totalmente fuorviante. Ha creato una confusione che dura da più di un secolo, perché habitat, comportamento, alimentazione non c'entrano assolutamente nulla con un salmonide. Nulla. Ed è proprio il suo comportamento a renderlo così speciale. Chi va a pesca lo sa bene. Il bass è famoso per essere lunatico,
Ci sono giorni in cui attacca qualsiasi cosa. I giorni in cui sembra che nell'acqua non ci sia un solo pesce. È la classica giornata in cui torni a casa e dici «non c'era attività», ma in realtà i pesci ci sono, siamo noi che non riusciamo a stimolarli. Esatto. Il suo comportamento è dettato da finestre di attività molto precise, legate alla luce, alla pressione, ma soprattutto alla temperatura dell'acqua. È un predatore opportunista, ma non è un mangiatore folle e costante. Il soprannome Boccalone è perfetto. Quella bocca enorme gli permette di mangiare di tutto. Di tutto cosa, per esempio? Pesci foraggio, gamberi, insetti, rane, bisce d'acqua. Ho sentito storie pazzesche su quello che si trova negli stomaci dei bass. C'è quell'aneddoto famoso del paperotto. È vero. Verissimo, è capitato più di una volta che un concorrente portasse alla pesa un esemplare e, aprendogli la bocca, ci si trovasse dentro un piccolo uccello acquatico. Un pulcino di gallinella, un paperotto, appunto. Incredibile. Questo ti fa capire il livello di aggressività e opportunismo. Se qualcosa di vivo, grande abbastanza da stare in bocca, mostra un segno di debolezza, lui attacca. Ma, di nuovo, lo fa solo in quei determinati momenti. La vera sfida è capire quali sono. Ok, quindi abbiamo un immigrato, un predatore formidabile. Di solito quando si parla di specie alloctone scatta subito l'allarme ecologico. Eppure per il bass il discorso sembra diverso. È un punto controintuitivo ma fondamentale. Prendiamo il caso del gambero della Louisiana, il Procambarus clarki. Quello sì che è un problema serio. Serissimo. Quello è un alieno invasivo e dannosissimo. Devasta la vegetazione, scava gli argini, porta malattie. Ebbene, il black bass è diventato uno dei suoi principali predatori naturali nelle nostre acque. Quindi aiuta a contenerlo. In molti ambienti, sì. Aiuta a contenerne la diffusione. In pratica, un alloctono che tiene a bada un altro alloctono molto più pericoloso. E la vecchia storia della competizione con il nostro luccio. Il predatore autoctono contro l'invasore. Anche quello è un mito che la scienza ha in gran parte sfatato. Analizzando i contenuti stomacali di entrambe le specie negli stessi laghi, si è visto che la competizione diretta è minima. Cioè, non si pestano i piedi. No. Cacciano prede diverse, in zone diverse e con tecniche diverse. Il lucio è un cecchino, sta fermo nascosto e fa l'agguato fulmineo. Il bass è più un incursore, si muove e insegue la preda. Capisco. Anzi, l'osservazione più interessante è che negli ambienti dove il lucio scompare, spesso per bracconaggio o inquinamento, dopo un po' anche la popolazione di bass entra in crisi. Davvero? Sì. La presenza di un grande predatore al vertice come il lucio mantiene in equilibrio tutto l'ecosistema e di questo equilibrio beneficia anche il bass. C'è anche l'esperienza sarda, mi pare. Esatto. Negli anni 70, in alcuni grandi invasi della Sardegna, il bass fu introdotto per un motivo preciso. Che era? C'erano popolazioni enormi di carpe afflitte da nanismo. Introdussero il bass proprio per controllare le carpe più piccole e ristabilire un equilibrio. E funzionò. Questo cambia completamente la prospettiva. E un predatore così intelligente e aggressivo fa venire una voglia matta di andare a pescarlo. E allora arriviamo al punto. Come si fa? Come si affronta il boccalone? Prima di tutto, con la testa e con gli occhi. L'attrezzo più importante per un pescatore di bass, secondo me, non è la canna, ma un buon paio di occhiali polarizzati. Fondamentali. Ti permettono di leggere l'acqua, di vedere le strutture, le alghe, i rami e a volte di vedere proprio il pesce. Poi l'approccio. Silenzioso. Il bass ha una linea laterale sviluppatissima, percepisce ogni vibrazione. Quindi camminare pesantemente sulla sponda è da evitare. Assolutamente. Significa allertare tutti i pesci nel raggio di metri. Vale la classica regola dei vecchi. Lancia prima corto e poi lungo. Una regola d'oro. Inizia a pescare il sottoriva e poi allunghi. Se allami subito un pesce a 20 metri e lo combatti sottoriva, hai spaventato tutti quelli che erano lì. E per l'attrezzatura? Canne, mulinelli. La scelta è vasta, ma una canna sui 2,10 m con una potenza sui 10-30 grammi permette di fare un po' di tutto. Il casting è ottimo per la precisione, ma anche un buon mulinello da spinning fa il suo lavoro. Eccoci al cuore del problema. La scatola delle esche. Un universo. Abbiamo detto che è un predatore con finestre di attività. Come si traduce questo nella scelta dell'esca? Ottima domanda, perché è qui che si passa dal lanciare a caso al pescare con una strategia. Le esche di superficie che fanno rumore come i popper o gli stick bait sono esche di reazione. Devono scatenare un istinto. Esatto.
Il loro scopo è urlare pasto facile e in difficoltà adesso. Funzionano a meraviglia quando il pesce è attivo, aggressivo, tipicamente all'alba e al tramonto in estate. Il popper con il suo plop e lo stick bait con il suo nuoto a zigzag. Il famoso walking the dog, che imita alla perfezione un pesciolino in fuga nel panico. Che tra l'altro non è così facile da fare bene come sembra. Per niente, richiede ritmo e sensibilità, ma quando vedi quell'esplosione d'acqua, ripaga ogni sforzo. Certo. Queste sono le esche per i momenti di frenesia, ma cosa fai nelle altre 20 ore della giornata, quando i bass sono apatici, nascosti sotto un ponte? È qui che entra in gioco il mondo del silicone, le soft baits. Precisamente. Quando il pesce è fermo e non ha voglia di cacciare, devi portargli il boccone letteralmente davanti al naso, in modo lento, naturale, e devi farlo senza incagliare. E qui entra in gioco la montatura per eccellenza, il Texas Rig. Che ha permesso di pescare in posti prima impensabili. In pratica si innesca l'esca in silicone, un gambero, un verme, una creatura, in modo che la punta dell'amo sia nascosta dentro la gomma. Così diventa anti-incaglio. Esatto, puoi lanciarla nel cuore di un albero sommerso, trascinarla sulle ninfee e lei scivola via. E si può usare con un piombo a proiettile per penetrare nelle cover oppure senza piombo. Spiombato. O weightless, che è una delle presentazioni più micidiali in assoluto. Ah sì? Un gambero o un vermone innescato spiombato, lanciato vicino a una struttura, scende verso il fondo in modo lentissimo, sinuoso, naturale. Il bass apatico, che se lo vede fluttuare davanti per 15 secondi, spesso non resiste. È un approccio quasi furtivo. L'opposto del frastuono di un popper. E in mezzo ci sono 1000 altre opzioni. Gli shed, i vermi con la coda a ricciolo, un mondo. Ma la logica è sempre quella: capire il livello di attività del pesce. Bene, abbiamo capito come pensare da pescatore di bass. Ma c'è un ultimo aspetto che hai menzionato all'inizio e che è davvero sorprendente. Il valore non solo sportivo, ma anche economico di questo pesce. Sembra assurdo, ma quanto vale un boccalone nel nostro lago? Sembra una domanda strana, ma è stato fatto un calcolo preciso. Un singolo black bass catturato e rilasciato genera un indotto economico medio di circa 66 euro. 66 euro per un pesce? E come si arriva a una cifra del genere? È la somma di tutte le spese che un pescatore appassionato sostiene per quella cattura. La benzina per l'auto e la barca, l'attrezzatura, le esche, il permesso, magari il pranzo, il pernottamento. Chiaro. Se tu prelevi quel pesce, se non pratichi il catch and release, hai letteralmente tolto 66 euro dal mercato che ruota attorno alla nostra passione. È un dato che fa riflettere, moltiplicato per le migliaia di appassionati in Italia. Le cifre diventano enormi. Il mercato complessivo del bass fishing in Italia, tra agonismo e pesca amatoriale, immette nell'economia quasi 20 milioni di euro all'anno. 20 milioni? Sì, sono soldi che vanno a negozi, benzinai, alberghi, ristoranti. Prendi il lago di Bolsena, una delle capitali del bass fishing. Lì si stima che l'indotto sia di circa 300.000 euro all'anno, e spesso in bassa stagione, quando il turismo normale è fermo. Questo cambia tutto. Il pescatore sportivo che pratica il cattura e rilascia non è solo uno che si diverte. Diventa una sentinella del territorio, un deterrente contro il bracconaggio. E un motore per un'economia turistica sostenibile. Quel pesce vivo vale molto molto di più di quello che varrebbe morto in un piatto. Infinitamente di più. E questo ci riporta al punto di partenza: il rispetto. Rispettare questo avversario significa rispettare le regole, i periodi di divieto durante la frega, le misure minime. E praticare il catch and release. Sempre. E nel modo corretto. Rilasciare un bass non è un semplice gesto sportivo, è un investimento. Un investimento per poterlo pescare di nuovo e per garantire un futuro a tutta l'economia che la nostra passione sostiene. Direi che il quadro è completo. Siamo partite da un immigrato americano, abbiamo scoperto un predatore complesso, un equilibratore ecologico e siamo arrivati a vederlo come una risorsa economica. E proprio su questo lasciamo un pensiero finale. Considerando la sua storia, il suo ruolo ormai consolidato e questo incredibile valore sportivo ed economico, qual è il modo più intelligente di gestire la presenza del black bass nelle nostre acque per il futuro? Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci per i prossimi approfondimenti di Planet Spin Podcast. Alla prossima!